Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo che state vedendo è il mio canale. Questo che vedete è il mio furgone Arranco, un Beckford CF del 1981. E oggi, che magari può essere utile anche a voi, cambieremo un cuscinetto ruota. Questo è il santo graal, una cosa quasi introvabile. Cambierò i cuscinetti a questa ruota qua, che è la più rumorosa, e se poi questo kit effettivamente va bene ne prenderò un altro per l'altra ruota, ma intanto oggi vediamo questa ruota qua e sentiremo la differenza di rumore prima e dopo il montaggio di questo cuscinetto qua. Bene, non perdiamo tempo e iniziamo. Ah sì, ovviamente se poi volete magari nel frattempo iscrivervi al canale così non vi perderete altri di questi video, bene, tanto è gratuito, pulsantino qua sotto da qualche parte, per cui basta che schiacciate e voi siete a posto, e per il canale sarebbe una grande cosa. Bene, iniziamo. Innanzitutto alzo col crick e poi metto un cavalletto di sicurezza per evitare sorprese, si sa mai, faccio qualche sforzo, qualcosa si muove, almeno lì c'è anche un cavalletto. Poi prendo il mio fantastico smontagomme della Parkside, va benissimo, e tolgo la ruota. E anche questa qui la infilo sotto il furgone come doppia sicurezza, ovviamente in un punto abbastanza solido. Dunque mi raccomando, se fate qualsiasi tipo di lavoro dove togliete una ruota, mettete almeno un cavalletto o almeno la ruota in un punto che se proprio vi cade il mezzo non vi schiaccia del tutto, magari quasi, ma non del tutto. Allora, questo è il rumore, non so se lo sentite. Terrificante, e quando si va è veramente penetrante. Comunque adesso vediamo di risolvere questo problemino qua. Allora, come prima operazione togliamo il tamburo, toglio sta vittina. Che bello. Le nasce ce ne sono ancora, perdite non ce n'è. Questo è tutto grasso. Dopo aver pulito togliamo la coppiglietta. Buona. Poi qua dovrebbe venire via in teoria facile. Questo è uno dei due cuscinetti. E qui abbiamo il mozzetto con i cuscinetti da togliere. Vediamo, speriamo che non sia un lavoraccio. Bella pulitina tutto questo pezzo qui e poi ci rivediamo per lo smontaggio. Prima ancora voglio assicurarmi che i cuscinetti siano compatibili, che magari sai che pacco. Qui abbiamo la scatoletta già aperta e vedo che non c'è la coppiglia, per cui si sono fatti la coppiglia prima di spedirmelo. Ok, questo è l'o-ring giusto. Questo non si muove. Guarda questo, direi che era proprio finito. Ok, dai, se questo va bene confido che andrà bene anche questo e vado avanti a pulire. Per voi un attimo, io non so quanto ci metterò, ma intanto pulisco tutta sta roba. 2000 years later. Ok, adesso il pezzo è discretamente pulito. Per togliere la base del cuscinetto bisogna battere in quel punto lì che hanno lasciato uno spazio apposta, oppure entrare con una bussola giusta per poter spingere giù tutto il cuscinetto intero. Stesso discorso da questa, ci sono queste tacche che ti permettono di battere fuori il cuscinetto. Togliere prima l'o-ring.
Abbiamo l'altro cuscinetto, vediamo una bella pulitina per vedere un po' com'è la situazione. Sporca. Se Greta Thunberg mi vede usare tutta questa carta, sai come la si arrabbia? Scusa piccola Gretina, ma se mi facevo costruire una macchina nuova inquinavamo molto di più. Piano piano, ma viene. Guardate, questo è la causa del rumore, non so se si riescono a vedere. Queste qua sono le tacche che producevano il rumorazzo. Vediamo questa invece è messa molto meglio, non ha nessun tipo di tacca, ovviamente la cambio lo stesso. Sarebbe curioso smontare questo e vedere qua dentro c'è anche la tacca. Questo è il codice SKF per il cuscinetto del vostro Bedford, delicatissimo questo qui, molta attenzione. Direi che montiamo prima questo grande, adesso per montare questo, perfetto. Ho incastrato anche questo, doppio cuscinetto. Parolacce in privato, più facile del previsto. Arrivato, quando arriva cambia rumore. Questo grasso qui è stato messo pochissimo tempo fa, che era stato controllato il cuscinetto. Riempiamo anche questo per bene di grasso, ancora un po' che venga bene schiacciato dentro il cuscinetto. Sì, non è proprio uno dei lavori più puliti che si possono fare. Dopo aver riempito per bene tutta questa zona, il grasso verrà ulteriormente schiacciato dentro il cuscinetto. Questo è un bel giochetto. Bene, direi a posto. Adesso una bella smerdatina di grasso qua dentro. Tutta sta fatica a pulire, poi dunque si può dire che non c'era limatura, i cuscinetti erano tutti quanti a posto, non fosse stato per quelle tacchettine. E adesso il grande momento. Quanta poca strada ci ho fatto. Avrò fatto 1000 km con questo grasso qua. Questa. Poi ci mettiamo questa. E poi abbiamo il dado. Questo dado non va stretto alla morte, perché sennò il cuscinetto poi non gira più. Qui adesso. Così era prima? Qui adesso. Così era prima? Senti che bello. Cioè, non senti che bello? Adesso questo lo stringiamo un pochino. Se si stringe troppo c'è il rischio che si scalda troppo il cuscinetto, se si stringe poco c'è gioco. Allora intanto metterò la coppiglietta vecchia perché quella nuova se la sono fottuta. La coppiglietta qua è un po' martoriata, adesso la raddrizzo.
non bisognerebbe riusare le vecchie coppiglie. Eccola qua, bella dritta, ecco trovare la posizione ideale. Ecco fatto. Questo qui è un coperchietto che serve anche come dispensa di grasso, perché adesso lo riempirò di grasso prima di metterlo, in modo che poi andando, quando si scalda, farà altro che entrare ancora di più. Facciamo un piccolo giro e poi registreremo di nuovo il cuscinetto. Oddio che bello, senza quel grum 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 che sentiamo in continuazione. Pace adesso andare in giro, fa sempre casino, ma fa casino meno il cuscinetto che faceva casino, perché prima era casino la seconda, adesso è solo casino. Per adesso ritiro il cuscinetto e diciamo che il lavoro è finito, probabilmente sarà più o meno come l'ho lasciato, non vi faccio vedere, ma adesso verrà tirato ancora leggermente un pochino il cuscinetto e ho controllato, magari anche non tirato, potrei dire lavoro finito. Dunque abbiamo visto come si fa cambiare il cuscinetto ruota di un mezzo del E genere. più o meno anche tanti altri mezzi hanno lo stesso sistema, per cui avete visto come fare. Se volete farlo in cortile potete farlo tranquillamente, non è niente di troppo impegnativo, basta fare un pochino di attenzione in alcuni passaggi. Pertanto se questo video l'avete trovato abbastanza interessante, ovvio, mettete un like, lasciate un commento che fa tanto bene all'algoritmo e fa piacere anche a me. Se sono commenti contrari fatelo con garbo, mi raccomando. Come dicevo all'inizio, se non volete perdervi video del genere, di smanettamenti vari e volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Da me, cuscinetto di arranco e arranco è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!